Un benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo un disco oscuro, ipnotico, opprimente e rituale da parte di un'abile e consapevole doom metal band nostrana. L'abito non fa il monaco, dice un noto proverbio nostrano. Un proverbio molto adatto ai sacri suoni. A guardare la copertina del loro secondo album, Time to Harvest, uscito lo scorso 23 gennaio, si potrebbe pensare che contenga musica in stile anni 60 o 70, tipo Jefferson Airplane o Creedence Clearwater Revival. Il massimo che si può arrivare a immaginare è un hard rock, magari sulla linea dei Black Sabbath più leggeri e aperti, ma la realtà è ben diversa. Questa band lombarda, nata nel 2022, si muove su territori molto più cupi e nichilisti. Di base il loro genere è un doom metal davvero pesante, spesso di chiaro influsso sludge. Il suo principale scopo sembra quello di generare oppressione, angoscia e altre sensazioni malsane. Ogni tanto sono presenti aperture più tranquille, spaziano dal blues al prog rock, ma anch'esse risultano spesso ombrose. Aggiungono un tocco atmosferico a un disco che lo è già molto anche nelle parti metal, spesso circolari, ridondanti in maniera voluta, in cui a volte si infilano influssi moderni e vaghi echi post-metal. A dominare più spesso sono però i pesantissimi riff sprigionati da Giacomo Tagni, su cui si posano i fraseggi di Gianmarco De Santis, espansi e cosmici in un senso sempre molto cupo. Sostituiscono in maniera egregia il cantato. A parte qualche campionamento e qualche lieve coro, Time to Harvest è del tutto strumentale, il che è parte del suo fascino. Parliamo in effetti di un album molto incisivo su tutti i fronti, grazie soprattutto alla sua asfissiante cappa di oscurità. Attraverso le sue 4 canzoni per 37 minuti, i sacri suoni mettono in piedi un rituale nero da celebrare nel buio più totale, con una sua solennità e un suo senso arcano. Da questo punto di vista il quartetto si rivela davvero abile. La sua consapevolezza è indubbia, gli permette di sapere cosa vuole evocare e come farlo. L'esempio migliore di questa bravura, nonché mia traccia preferita del disco, è Plow the Void. Alterna momenti di pesantezza mastodontica e altri più leggeri ma striscianti. Tutti i suoi 9 minuti sono accomunati da un'oscurità soffocante, di gran presa. Ma anche le altre 3 si rivelano di ottimo livello, con giusto qualche passaggio meno bello e tanta qualità. Insomma, Time to Harvest è un solido, ottimo rappresentante della parte più astratta e strumentale di doom e sludge metal. Parliamo di un disco cupamente contemplativo, da ascoltare magari in una giornata piovosa o ancor meglio di notte, con una luce soffusa, situazioni che ben si sposano con le sue atmosfere. Tuttavia ha dalla sua anche potenza e watt da vendere. In definitiva non sarà per tutti i palati, ma se ti piacciono sonorità al tempo stesso ipnotiche e pesanti e non ti disturba l'assenza di cantato, almeno un ascolto ai sacri suoni, o anche molti più di uno, ti è più che consigliato. Voto di Heavy Metal Heaven 87 su 100. Per oggi è tutto. Abbiamo catturato il tuo interesse verso questo viaggio nel buio? Dicelo nei commenti oltre a mettere like e a condividere la recensione. In più puoi iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti pubblicati ogni settimana. Infine ti invitiamo a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!